Dai libri della Sapienza rivelata del Dio vivente leggiamo un messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 17 maggio del 2009. Quando ancora il sole non si era levato, vengo svegliata dal chiarore che accompagna la signora. Aprendo gli occhi ancora pesanti e stanchi dalle fatighe del giorno prima, ho pianto di gioia nel vedere la più dolce delle madri, annuendo con la testa e aprendo le braccia in avanti, ha detto: sia lodato Gesù Cristo. Cara figlia, ricevi la pace del mio cuore. Solo Dio consola e rappacifica gli animi. Ad un tratto ho visto che ai suoi piedi giaceva un grande libro celeste ed ella ha detto, dopo averlo indicato con gli occhi: di te e della tua vita è scritto in questo libro. Possano, cara figlia, le tue lacrime essere meno amare nella consapevolezza che il segreto per leggerlo è nella missione che il mio cuore addolorato e amoroso ti ha dato. Non angustiarti, cara figlia, non angustiatevi, cari figli. Il Signore ha voluto affidarvi questo compito che prepara la storia, annunciare e preparare il mondo alla sua venuta. Ciò non sarà domani né dopodomani, ma nell'ora della gloria del cuore eucaristico di Gesù, lo Spirito Santo rivelerà il significato delle mie parole. Il Signore ha messo nelle mie mani la pace. Quando gli uomini mi pregheranno, io darò la pace. Ecco, cari figli, il programma per ottenerla. Soffrire, offrire, riparare, pregare e tacere. Come si avvicinano le stagioni più belle e si vedono i frutti migliori, così per mezzo mio e vostro verrà il trionfo di Gesù. Io sono con voi perché la mia opera in voi splenda davanti ai vostri fratelli. Coraggio, cari figli. Stringiti alla preghiera, cara figlia. Satana furioso muoverà diverse tentazioni. A tal fine sarò lì a proteggervi. A presto, arrivederci. Tracciando una croce nell'aria e manifestando con il suo sorriso la tenerezza del suo amore, si sottrae alla mia vista. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, e buonasera cristiani. Non so per quanti questa sera è solo motivo di festeggiamento e va bene, ci sta anche questo se serve a un convivium, a praticare quello che ormai un po' anche con gli ultimi tempi che abbiamo passato, abbiamo visto come la solidarietà, l'amicizia, questi valori sono quasi svaniti. Ormai si vive per e con una comunicazione del tutto individualista. Bene, carissimi, siamo alla vigilia della festa di nostra madre. Vorrei con voi leggere, ma a tratti meditare di più queste parole che voi sapete non sono rivolte alla creatura soltanto, ma in questa creatura dovete rivedervi tutti quanti, cioè siete tutti al posto di una Deborah di Manduria, potete tutti immaginare che la Madonna lo stia dicendo a ciascuno di voi. Dunque, prima di entrare in questo messaggio, che cos'è l'Assunzione?
Beh, i teologi dicono che l'Assunzione è un po' la Pasqua estiva, la Pasqua mariana, perché senza la Madonna noi non avremmo avuto Gesù, quindi non avremmo assaporato, sperimentato la bellezza della salvezza. Dunque la Madonna, giustamente ha il suo pieno compimento e non è una rapita, una sollevata, ma si parla di assunzione. Lo stesso Pio XII nel 1950 proclamò il dogma, quindi siamo comunque obbligati a crederlo, oltre che per fede e come atto universale della Chiesa di riconoscimento. La Madonna ha infine ottenuto il pieno successo e la glorificazione più alta e totale di una vera serva di Dio. Quindi, come vergine consacrata, continua oggi in mezzo a noi la sua missione. Vuole che questo regno di Gesù finalmente approdi sulla terra. Voi sapete che ormai da molto tempo parliamo di questo regno sociale di Cristo, ma molti se lo aspettano in un contesto politico, altri solo economico, altri invece sarà totale perché quando Gesù viene con la sua grazia, non fa mai cose parziali. Sarà un modo diverso di rivederlo in mezzo a noi, perché quando si parla di seconda venuta, altro non è che questo instaurarsi del regno di Cristo. Quindi molte nazioni, so che alcune, tra cui la Polonia, lo hanno già elevato a re della loro nazione. Peccato per quelli che non ci arrivano né col cervello né con il cuore. Dovremmo farlo soprattutto noi, Francia, Italia, Spagna e altro che re umani. Dovremmo prima riconoscere il re della gloria, il Signore Salvatore della storia. Bene, cari amici, la Madonna ci dice questa sera che c'è un libro ai piedi suoi. Quanti ogni giorno pensano e dicono, chissà se Dio si occupa di me, pensa alla mia vita, se le mie preghiere sono ascoltate. Bene, carissimi, la Madonna ci dice che i nostri nomi, forse non di tutti, ma di molti, sono scritti in quel libro che si trova ai piedi della Signora Corredentrice. È una rivelazione importantissima questa, perché ci muove il cuore e anche un po' ci commuove. Dio ha messo nelle mani di Maria la totale economia della salvezza di tutti quelli che verranno, non solo di quelli che sono presenti e ovviamente anche di quelli che sono già stati e che ogni giorno la Madonna provvede a salvare scendendo direttamente in purgatorio. Una parentesi che vedo essere poco gradita dalle persone. C'è sempre motivo di scontro quando si parla o della sofferenza o delle fiamme o comunque del tempo in cui progressivamente queste anime soffrono e stanno. Ma c'è poco da fare, cari amici, non capiamo le cose della terra, figuriamoci le cose del cielo. È certo che c'è una grande sofferenza, quindi chiaramente la Madonna scende sulla terra, anzi, forse non se ne va proprio mai, per chiedere sempre e costante preghiera. Ci dice poi di non angustiarci, non dobbiamo lasciarci trapassare dalle spade affilate dell'amarezza e della sofferenza, del dolore che ci procura stare sulla terra. A volte ci sono dei fratelli che ci fanno soffrire, ma sicuramente tutto questo è causa di nostra santificazione. E ci dice che il Signore
ha voluto, cioè il Padre Santo, guardate, stiamo parlando di Dio, della Trinità, ci ha affidato questo compito, che è un compito importante, ragazzi. Quando ci vengono un po' le crisi di abbandonare la preghiera o di lasciare l'opera dell'apostolato, quando il diavolo passa di dietro per toglierci tutti quei costanti desideri che la Madonna aveva acceso prima, di iniziare cose belle, ecco che la Madonna dice: Ma ricordate, cari figli, che voi siete stati chiamati ad annunciare. Che cosa? Dobbiamo annunciare al mondo questa sua venuta nella gloria. Dice, non sarà né domani né dopodomani, chiaramente perché i tempi sono nelle mani di Dio, però ci dice che l'ora della gloria, del cuore eucaristico di Gesù, attraverso la grandiosa azione dello Spirito Paraclito, sta per rivelarsi. Poi ci dice una cosa ancora più importante. È un tema scottante, la pace, soprattutto in queste ore. E ci dice che Dio ha messo la pace nelle mani della Madonna. E quindi dice, cari figli, io posso darvi questa pace, ma c'è un se. Se gli uomini pregano la Madonna, se gli uomini abbassano la testa, riconoscono che la madre può ottenere questo grande dono dal cielo e ovviamente in questa preghiera che garantisce lo spirito di umiltà e quindi si riceve anche una illuminazione rispetto alle trattative, rispetto al dialogo che si fa per ottenere questa pace umana che appartiene agli uomini e quindi gli uomini debbono sforzarsi in questo, ci dice la Madonna, io posso ottenervela. Quindi allora è vero che la pace dipende soprattutto da noi. E quindi molti pensano che quello che accade è perché sia un castigo di Dio. No, Dio è diverso, lascia cadere i castighi che ci prepariamo da soli. E quindi non fa altro che usare i mezzi con cui ci siamo da soli circoncisi la pelle, la mente, il cuore. E ci dice che come arrivano le belle stagioni quando no, vediamo fiori, frutti migliori, ci dice così per mezzo di questa collaborazione mutua tra noi consacrati e la Madonna avverrà questo trionfo. Lo aspettiamo tutti quanti, però non dobbiamo avere fretta. Sapete che bisogna preparare bene questo tempo, quindi c'è molto da fare. Innanzitutto deve terminare questo periodo di purificazione e la tribolazione purificherà quell'ultima fase che è occorrente a questo tempo che arriva, ma la Madonna dice: Voi sarete contenti perché in voi risplenderà l'opera davanti ai vostri fratelli, quindi risplenderà nei vostri cuori, nelle vostre menti, nelle vostre famiglie. A tal proposito, carissimi, voglio prendere spunto proprio in queste ore in cui io non so gli altri, ma sicuramente molti sono stati al lavoro. Anche per me oggi è stato un super giorno faticoso, lo sarà domani, nelle prossime ore. Ecco, per tutti quelli che sono al lavoro, ecco carissimi, e hanno famiglia, voglio esprimere un pensiero. Per piacere, genitori, cercate di aiutare i vostri figli, ehm, sapendogli dire anche dei no. In questi giorni sicuramente vedremo a passeggio tante signorine, tanti signorini, ma per piacere basta con le oghe giulive, per piacere anche a me capita in queste ore di incontrare veramente il peggio che si possa vedere. Allora, come si può immaginare di far ritornare a casa delle persone che poi quando escono sono così stupide da non sapere dove mettere il piede. Allora, carissimi, nelle vostre famiglie imparate voi stessi ed insegnate ai vostri figli, anche se sono grandi, che ci sono delle cose che non si debbono fare.
delle cose che non si debbono ricercare e anche il sapere stare a questo mondo, il cosiddetto vivere sociale. C'è tanta, troppa gente che vive il gioco al massacro, escono come delle bestiole selvatiche, ma io mi domando, ma nelle famiglie di cosa si parla? Nelle famiglie, quali attenzioni ci sono anche rispetto all'educazione? C'è tanta di quella maleducazione. Posso dire in queste ore di vedere proprio tante signorine che sono assolutamente sporcaccione. È possibile che queste possano diventare le donne di domani, le mogli, le madri, o piuttosto delle pazze, spaesate, sempre piene di mollezze e di passioni? Ma basta, smettiamola con questa stupidità del corpo, tanto se siete brutte, brutte rimanete comunque, non è che se sei un cesso domani cambi, se ti metti l'estension, ti attacchi le unghie, ti metti 2 metri di tacchi, resti la schifezza che sei, perché ti manca l'educazione di base che ti mette nel cuore la realtà del vivere. Allora, come si può immaginare che queste povere creature non vadano al massacro fuori, magari messe in mano di tanti fidanzatini di 4 soldi, dove ti trasportano ste tipe qua, poverette, e anche gli stessi maschietti trasportati da viziose donnicciole quasi mezze prostitute, se non del tutto? Che cosa possiamo fare, mamme, al fine di non piangere per sempre? Cercare di imparare a come sapere educare i propri figli è un fatto importante. Allora è inutile stare lì a mettersi a dire pregate per mio marito, per mio figlio, per mio cugino. Non basta pregare, bisogna mettere in atto uno status del vivere. Allora mi rendo conto che magari dopo 40 anni di famiglia, magari non strutturata bene dall'inizio, ci siano delle gravi difficoltà. Però è pur vero che la Madonna dà a ciascuno di noi questa missione, annunciare la presenza di Gesù. Vuol dire anche questo, amici miei, Don Bosco, come tanti altri sacerdoti che si occupavano nell'ambito giovanile e delle donne, era nel suo campo educazionale sempre attento al vivere quotidiano. Se io la mia giornata non la realizzo con un senso vero, che non è solo il lavoro, non è soltanto il soldo, non è l'unico modo per stare insieme, ma la ricchezza è la famiglia, è il ritrovarsi, è allevarsi gli uni gli altri, è essere consolatori, e essere presenti, superare insieme come una squadra le difficoltà. Allora, altrimenti questa non è famiglia, ma è una specie di bed and breakfast dove ci sono degli attempati che stanno lì a scroccare di qua e di là nell'attesa che gli passi il soldo, gli passi qualcosa, ma poi non c'è più niente. E poi può capitare di morire e di non accorgersi che sei morta, oppure addirittura che si riscuote la pensione al fine che non si dica che sei morta e quindi continuo che è il peggio che esista e si sta rivelando come mera realtà proprio sociale. Ragazzi, questo non è vivere, questo è vegetare, vivere peggio delle bestie. Ringrazio il Signore che attraverso gli animali ci ha insegnato che innanzitutto gli animali scopriamo sempre di più essere veramente degli angeli mandati da Dio a consolare le persone. Se non ci fossero gli animali, forse l'uomo sarebbe ancora più solo. Ecco, gli animali non farebbero mai questa roba qua, non lascerebbero mai i loro parenti, i loro figli e si fermano anche in strada. Se hanno un pezzo di pane, lo dividono, si fermano, restano indietro, aiutano. È sempre
più facile incontrare gente che ha continua paura degli animali, vede orsi dappertutto, lupi, paura di essere raggiunti. Gli animali non fanno questo se gli uomini non li affamassero, non li abbandonassero, non li stuprassero nella mente e nel corpo. Loro hanno un'etica che risponde alla soprannaturalità del dato creaturale. Quello che invece abbiamo perso noi, la nostra soprannaturalità, quello che c'è nell'aspetto umano interiore. Siamo peggio delle bestie, cari amici, e oggi ci rendiamo conto che questa bestialità ci sta portando ad una mera solitudine e soprattutto non ci rendiamo conto di non essere in grado di essere pronti alle prove che stanno arrivando. Ecco, cari amici, che Maria Assunta in cielo ci possa dare la forza di essere veri missionari in casa nostra. Non dobbiamo andare in giro a raccontare chi siamo, lo dobbiamo fare col nostro esempio nella nostra casa, vivere la Madonna con lo sguardo, gli occhi della purezza, senza aspettarci niente dal mondo, senza pretendere, come fanno gli statalisti, sempre qualcosa da qualcuno. Noi siamo lo Stato, noi siamo i cittadini e noi dobbiamo creare la vera rivoluzione sociale nella nostra famiglia. E per questo ci dice la Madonna, cara figlia, Satana è furioso, è chiaro, perché quando incontra gente che conosce i tempi e si prepara, sa che sono piccole anime corredentrici e con la Madonna vanno incontro a questo tempo di grande rinnovamento. Siamo tutti in attesa dei segreti che non solo annunciano questo grande rinnovamento, ma sarà talmente spaziale, talmente cosmico, talmente enorme che saremo annichiliti per primo. La nostra materia umana sarà annichilita, il nostro spirito sarà annichilito perché non siamo pronti, cari amici. Io voglio ringraziare questa sera soprattutto le decine di sacerdoti che sono intorno a noi, ci accompagnano. Per motivi tecnici non possiamo farli intervenire e ringraziamo anche il padre Jean-Claude che oggi ha avuto una giornata pesante, ma resta comunque con noi. Voglio salutare i nostri cari amici che sono profughi, sono nelle loro casette, tutti quelli che sono collegati con noi da varie parti del mondo. Voglio salutare quelli che si stanno occupando delle nuove traduzioni, soprattutto per la lingua slovacca e rumena. Li voglio salutare con il cuore e dire la Madonna vi abbraccia, coraggio, andiamo avanti e soprattutto voglio salutare quelli che stanno aderendo al piano progetto della realizzazione delle statue. Siamo certi che queste statue possano realizzare, ma non perché, come dicono alcuni, siamo legati al culto della idolatria, assolutamente, ma del culto della latria, sì, perché noi duliamo, cioè non adoriamo, ma duliamo, cioè onoriamo nostra madre nelle sue immagini. Sappiamo che Dio annette a questa Madonna con l'Eucarestia, il simbolo del Papa, sono le tre pietre bianche su cui Dio Padre punta per salvare. L'ultimo strumento per salvare l'umanità e far venire, non dico tutta e tanta pace, ma almeno una parte. Quindi noi crediamo e in 40 anni quasi di apparizioni abbiamo visto grandissimi miracoli. Quindi per noi non è un compito, è un privilegio realizzare questo. Lo sentiamo di fare, lo vogliamo fare, siamo felici di farlo, quindi ringrazio tutti quelli che stanno partecipando e voglio anche ringraziare quelli che con il loro piccolo contributo, anche se sono pochini, non tanti, stanno aiutando Celeste Verdura ad andare avanti. Ecco, ciascuno sa come meglio può fare. Allora, questo è un richiamo per tutti, cari amici, perché fare qualcosa per la Madonna torna sempre indietro. Alcuni lo chiamano karma nelle altre religioni, noi la chiamiamo provvidenza e la provvidenza fa sempre tornare indietro le opere di bene che facciamo.
Allora, se il demonio muoverà delle tentazioni o creerà delle sponde al fine che il nostro piede inciampi, sappiamo che questo tempo di rinnovazione, questo tempo glorioso sta per affacciarsi. Il problema è come affrontare questi mesi, questo anno, il 25, il 26, il 27, saranno tremendi, cari amici, saranno 3-4 anni di vera tribolazione. Dunque, essere stati con la Madonna in tutti questi anni è servito ad avere quella gioia, quella speranza, non dico quella contentezza, cioè comunque non siamo gente né depressa né che cadiamo nella disperazione. Affrontiamo con la grazia dello Spirito Santo tutto quello che viene perché abbiamo una contezza delle ore che sono davanti. A giorni, a breve, vedremo sempre peggiorare questo sistema climatico, peggiorare questo e soprattutto poi l'anno dei terremoti, quindi ne vedremo di terribili, di forti, per cui la Madonna ci assista. Ci saranno delle città che quasi scompariranno del tutto. Quindi, cari amici, c'è poco da essere allegri e da festeggiare. Dobbiamo cercare di essere nella festa di Dio. Allora tutto è integrazione. È vera socialità, è vera famiglia, ma se manca il Signore dentro di noi, nelle nostre case, ma anche nelle parrocchie, nelle comunità, mi dispiace dirlo, non c'è nulla che ci possa aiutare se non la cosiddetta sorte. E poiché i cristiani non sono fatalisti, non credono allo zodiaco, non vanno dai cartomanti, ma credono nella provvidenza, si rendono conto che la situazione è triste e faticosa, ma con la preghiera, quella che abbiamo fatto e facciamo insieme, tutto si può risolvere e questo incipit ve lo lascio nella notte dell'Assunta. Chi prega si salva, chi non prega si danna comunque. Quindi, cari amici, che Maria Immacolata, la madre che ha tanto amato Massimiliano Kolbe e a cui ha affidato la sua armata fondata e che è stata realtà, in quanto lui, per amore di questa madre, ha dato se stesso pur di far vivere padri di famiglia. Ecco, anche con l'aiuto di Kolbe e di tutti i martiri dell'Immacolata, dell'Assunta in cielo, possiamo anche essere noi assunti nel regno del Padre, nelle missioni. E vi saluto dicendo compito di ciascuno di noi è trovare, prima di morire, il motivo della nostra missione. Qual è la mia missione sulla terra? E allora che Dio ci aiuti in questo cammino. Saluto tutti gli ammalati, soprattutto i più piccoli. I loro genitori in questi giorni ci hanno scritto, sono tanti questi bambini che soffrono bene, proprio perché questi bambini soffrono, abbiamo il dovere di collaborare con Dio nella stessa partecipazione. Vi voglio bene, vi stringo al cuore. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo con Maria e San Giuseppe.